Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con questi uccelli che portano solitamente fermento e agitazione, può essere sia positivo sia negativo, dipende insomma da quello che state vivendo, spesso ha a che fare proprio con le comunicazioni, quelle che arrivano, i pettegolezzi, anche alcuni problemini legati proprio alla comunicazione, quindi direi sempre di fare attenzione quando salta fuori questa carta, di accogliere quelle che possono essere notizie, informazioni utili, adatto a noi, che ci portano serenità, e invece tutte le altre meglio lasciarle andare, perché potrebbero essere proprio motivo di tensione e di conflitto. Poi troviamo il bouquet. Ecco, questa indica riuscita, soddisfazione, un ottenimento, un qualcosa che è anche una novità, un invito, un momento gioioso e spensierato. E poi troviamo il quadrifoglio. Direi che tendenzialmente, come vedete, è una settimana abbastanza positiva, anche forse leggera, magari ci sono delle cose da cogliere al volo proprio per poter gioire e anche delle possibilità che si aprono. Il quadrifoglio è speranza, è un cambiamento fortuito, una sorpresa, qualcosa di gioioso, di felice, anche ottenere dei risultati inaspettati a volte, quindi una ricompensa, una vittoria. E per le questioni più pratiche qualcosa a favore, un affare, un cambiamento fortuito, nel senso che magari se ci sono alcune situazioni complesse vanno ad alleggerirsi, oppure addirittura c'è una svolta positiva. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Abbiamo anche un po' quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. In questa sezione della lettura andiamo a vedere l'ambito amore, partiamo con le coppie e relazioni più importanti di amicizia e famiglia e poi vedremo i single. Allora, la pratolina e la peonia possono portare sicuramente delle emozioni abbastanza forti, in realtà possono essere anche positive queste emozioni da cogliere, come abbiamo visto sin dall'inizio, quelle positive, quelle che ci possono far stare bene, magari cogliere una trasgressione, nel senso fare di qualcosa di diverso dal solito, per accendere la passione, per accendere ispirazione e nuove idee. È bello il bucaneve perché vuol dire che c'è massima connessione, comunque fiducia, un qualcosa che volge nel giusto modo, anche in realtà dei piccoli passi, soprattutto nelle situazioni più complesse. Quindi io direi che con queste energie è meglio godersi questo bel momento, e anche qui in realtà c'è qualcosa che richiama a una svolta decisiva. Quindi vuol dire che alcune cose che avete fatto precedentemente, insomma, pian pianino stanno portando a qualcosa di importante, come sviluppi positivi, come miglioramento, come abbiamo visto nelle situazioni più complesse. E io direi che per i single quella svolta può magari provenire da sviluppi di situazioni precedenti, magari se avete lasciato qualcuno, se è alle spalle un amore, una relazione che potrebbe essere stata difficile, tormentata, e quindi qui abbiamo prima di tutto un qualcosa che si apre verso voi stessi, verso l'armonia,
un nuovo equilibrio e poi, perché no, insomma, visto che alcune carte possono anche indicare nuove situazioni, c'è una fase di indecisione e di incertezza, quindi ecco perché consiglio prima di centrarsi e di riequilibrarsi in se stessi e poi insomma valutare possibili nuove situazioni. E adesso procediamo con l'ambito più materiale e pratico del lavoro e delle finanze. Qui troviamo subito la carta dell'amica. Essendo una stesura generica, può anche riferirsi alla complicità, al supporto, all'onestà, alla fiducia, ai consigli di una persona, ma in senso generico riguarda anche apertura di nuove conoscenze, socializzazione, serenità e buone notizie che possono arrivare, soprattutto che vi possono aiutare a risolvere delle situazioni in corso e anche delle cose che vi stanno particolarmente a cuore, che possono essere importanti riguardo la casa, riguardo certo il luogo in cui vivete o lavorate, perché la casa effettivamente può fare riferimento a degli investimenti, a cose che state cercando di sistemare, ancora magari per chi ha intenzione di valutare nuovi acquisti, di cambiare un qualcosa nella vostra sfera, diciamo, personale, lavorativa e delle cose più importanti, ovviamente quelle che hanno radici nella nostra stabilità, nella sicurezza e quella del denaro, di nuovi investimenti, di nuove possibilità. Ovviamente queste, diciamo, consigliano di cogliere quelle occasioni che innanzitutto vi portano a concludere, a sistemare in modo obiettivo, lucido alcune cose e anche magari pianificare, incominciare a valutare i prossimi passi, perché c'è proprio bisogno di una fase di chiarezza o di aiuto, sostegno e collaborazione, o quantomeno di fermarsi un attimino a fare le vostre valutazioni. Questo vale proprio per tutti, per tutti. Chi vuole un nuovo inizio, chi vuole migliorare quello che ha a disposizione, chi vuole magari sistemare o comprare casa, chi vuole cambiare lavoro, chi soprattutto magari lo sta cercando. Questa è una fase importante che magari possono arrivare delle notizie, delle informazioni e anche magari delle risposte di colloqui precedenti, quindi in situazioni in via di sviluppo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!